Ci troviamo nel 2013, più precisamente l'8 gennaio, e durante il Pokémon Direct, mostrato proprio in quel giorno, Satoru Iwata annuncia l'uscita di Pokémon X e Pokémon Y per ottobre dello stesso anno. All'epoca non seppi ancora cosa fosse un Pokémon Presence, quindi vidi i trailer dei videogiochi in TV. Vedendo gli starter ho iniziato immediatamente ad apprezzarne uno più degli altri. Chespin. Non so cosa ci vedessi di troppo particolare in lui, era il più carino dei tre. All'epoca io faticavo veramente tanto a fare amicizia, perciò non avevo tanti amici. Scherzavo, non ne avevo nessuno. In Chespin tutte le volte che lo vedevo in TV ci vedevo quello che al tempo non avevo. Un amico. E quando finalmente riuscii ad ottenere anch'io la mia copia di Pokémon Y, riuscii finalmente ad immergermi nell'avventura assieme al compagno a cui mi affezionai molto tempo prima. Allora, è passato veramente tanto tempo dall'ultima volta che ho fatto un video con questo stile. Onestamente parlando, ne sentivo la mancanza. Essendo diventato io uno youtuber di Pokémon diverso tempo fa, mi è capitato spesso di fare video su diversi Pokémon, forti, scarsi, belli e brutti. Ne ho persino fatto uno in cui giudicavo tutti i Pokémon in breve, e per quanto tu ti possa impegnare ad essere quanto più sintetico possibile, comunque ti verrà fuori un video di minimo 30 minuti. Io, così come molti di voi che mi seguite, devo molto a questo franchise. Mi ha formato come persona, ha formato tanti tratti della mia personalità, le mie passioni e ciò che ho voglia di fare in futuro. Sono tutte cose per cui devo ringraziare Pokémon e chi ha realizzato questo magnifico mondo. E in un mondo così vario e così colorato credo sia fondamentale avere un proprio colore. Ed io avevo scelto una sfumatura ai colori del bosco. Ottenni Pokémon Y nel 2015 come regalo da parte di mia mamma dopo aver fatto una settimana intera in cui presi un 10 al giorno. All'epoca andavo in prima media, era di sicuro più facile che al liceo. Nonostante tutto, io in prima media ero il migliore della mia classe e questo mi rendeva agli occhi di mia madre un vero figo. Sì, io all'epoca ero molte volte il bambino che piangeva se prendeva 8 o 9... Chissà perché non avessi tanti amici. Ma detto questo, tornato a casa, non vedevo l'ora di prendere in mano il mio magnifico 3DS primo modello color rubino, mettere dentro la scheda di gioco e iniziare a giocare. Quindi sì, feci finalmente quello che avrei voluto fare veramente tanto tempo prima e scelsi Chespin come compagno di avventure. Dovete sapere che io molto spesso ho cliccato il tasto B quando Chespin si doveva evolvere. Io adoravo con tutto me stesso la linea evolutiva di Chespin. Chesnaught era un figo incredibile, Quilladin era simpaticissimo, ma io avevo occhi solo per la forma base. Avrei potuto tranquillamente farmi il gioco intero con un Chespin portato a livello 100 con la pietra stante per quanto amassi quel Pokémon. Pokémon che probabilmente al 100 sarebbe diventato come una di quelle statuette super muscolose che si vedono su Amazon dei primi Pokémon di prima gen. Ma ci credereste se vi dicessi che il punto focale del mio grande amore per Chespin non viene neanche da Pokémon Y, ma da un altro gioco. Gioco che io considerai per molto tempo il gioco più bello mai realizzato dall'uomo. E al tempo stesso, il gioco più crudele mai realizzato da quest'ultimo. Qual è questo gioco, vi starete domandando? Permettetemi di raccontarvi un'altra storia. Ci troviamo questa volta nel 2016. Io avevo appena finito la mia seconda media e mamma mi portò alla Feltrinelli per farmi un regalo di fine anno. All'epoca la Feltrinelli vendeva ancora videogiochi oltre a film, libri e CD musicali. Io avevo la possibilità di scegliere un gioco solo. Grande problema, pensai, perché i miei occhi furono catturati da due giochi in particolare: Kirby Triple Deluxe e Pokémon Super Mystery Dungeon. Ma io ne potevo scegliere soltanto uno. Questa è veramente una scelta difficile. Quale gioco devo scegliere? Sono tremendamente affezionato sia ai Pokémon che a Kirby, ma ho la possibilità di fare una scelta sola. Signori, sono contento di comunicare che a distanza di tutti questi anni feci la scelta più giusta immaginabile. Tra questi due giochi io scelsi Giulia Passione Matrimonio da Sogno. No, scherzo. Scelsi Super Mystery Dungeon, Ora, per chi non conoscesse quel gioco o non avesse generalmente mai toccato un Mystery Dungeon, vi spiego come funziona. Inizialmente ti viene posto proprio prima dell'inizio dell'avventura un test della personalità per capire a quale Pokémon tu assomigliassi di più. La prima volta che completai questo test, infatti, signore e signori, mi uscì Squirtle.
Ma a me non piaceva come Pokémon e quindi scelsi Chespin. Sì, c'era la possibilità di cambiare il Pokémon se quello uscito dal test non ti piaceva. Lo so che tutto nullifica un po' il senso intero del test, però io volevo essere Chespin, non mi piaceva Squirtle, io volevo essere il Riccio dei Boschi. Comunque, finito il momento capriccio, scelsi Chespin e mi calai all'avventura. Allora, voglio mettere le cose in chiaro parlando a tutti voi quanto più apertamente possibile. Questo video non è una recensione dettagliata di Pokémon Super Mystery Dungeon. Tempo fa avevo anche intenzione di farne un video a proposito, però purtroppo quel video è rimasto solamente un'idea. Ciò significa che non mi fermerò qui per minuti ininterrotti a parlare di trama, colpi di scene o altro, soprattutto perché secondo me è quel gioco che tutti dovrebbero giocare almeno una volta nella propria vita. E ci terrei onestamente a non fare spoiler a proposito. Mi limiterò soltanto a dire che questo gioco è un capolavoro. La trama è stupenda. I colpi di scena sono molto dolorosi da affrontare. Le colonne sonore, oh mio Dio, quelle colonne sonore sono il motivo per cui io da grande voglio fare questo lavoro. Il mio più grande sogno è fare il compositore di colonne sonore per videogiochi. Ci sono alcune colonne sonore che soltanto a sentirle io shiftavo di universo. Sentivo come un vuoto nel cuore. Era musica incredibilmente pericolosa da ascoltare perché, nonostante avessi 13 anni, aveva l'abilità di farti capire che c'era qualcosa che non andava nella tua vita. Era musica che ribombava con un eco infinito dentro quel vuoto. E avevo solo 13 anni. Allora, io ho sempre pensato di avere una sottospecie di ipersensibilità alla musica. Che detta così sembra che io abbia una qualche forma di autismo, ma no, raga, no, non vi preoccupate, lasciatemi spiegare. Io ho notato spesso che più di altre persone soffro se sento pessima musica e mi sento invece bene quando invece c'è della bella musica in sottofondo. Così come ascendo se sento dei pezzi che sono più belli e più sentiti del normale. Pezzi come quelli contenuti in questo gioco, per esempio, soprattutto quelli di quando arrivi verso la fine della storia principale. Questo è più o meno lo stesso motivo per cui quando lavoravo in negozio all'epoca e mettevano della pessima musica in radio, io letteralmente non lavoravo, non mi muovevo, facevo veramente fatica a lavorare bene. Oppure quando in cuffia metto alcuni pezzi da Expedition 33, per esempio, io sembro letteralmente drogato. È per questo motivo se le descrizioni che state sentendo sono un po' più esagerate del normale, perché sto cercando di trasmettere a voi, almeno in parte, le sensazioni che ho provato io ascoltando pezzi magnifici come Sentiero Bosco dell'Inizio. Vi supplico, vi scongiuro, non ascoltatelo. Comprate il gioco. Se non potete comprarlo, fatevelo passare, emulatelo, craccatelo, scaricatevelo da Ghost Shop, non lo so, ma per favore ascoltate quel pezzo in game, perché vi prometto fa tutto un altro effetto. Comunque, questo è il motivo principale per cui sono così tanto affezionato a questo piccolino. Vivere un'esperienza del genere che sconvolge completamente la mia persona, il mio carattere, il mio modo di pensare le cose, di sicuro non è qualcosa che oscura con chi ho vissuto questa avventura. Ho molto spesso desiderato di tornare a Borgo Quieto e vivere un'altra volta l'intero gioco. Per non dire che molto spesso ho voluto tornare a Borgo Quieto per scappare da quell'orribile posto dove vivo e dall'orribile vita che faccio. Dovete sapere che questo video non è una mia idea. O meglio, l'idea originale di questo video non è mia. Sono stato bensì ispirato da Tofudemaru, che fece uscire il 30 giugno un video su Togedemaru, descrivendolo come non solo uno dei suoi Pokémon preferiti in assoluto, ma come qualcuno in cui Tofu si rivedesse in pieno. Ho trovato tremendamente interessante la parte in cui raccontava come durante un test sull'identità di genere fatto in una classe di psicologia, le risposte davano un esito che differiva da quello che è il suo genere originale. Ma la parte che mi interessava di più è che nonostante questo, Tofu non si identificasse né nel genere originale né in quello uscito nel risultato del test. Tofu disse nel video che non si sentiva neanche qualcosa nel mezzo e ritrovava in quel bellissimo topo palla elettrico l'identità che nella vita vera faticava a trovare. Io questo video l'avrò guardato una roba tipo 10 volte per quanto mi fosse piaciuto e per quanto mi fece pensare come video. Pensare a quanto sia bello che Pokémon sia un mondo così tanto vario. Un mondo in cui c'è un Pokémon preferito per tutti e un mondo in cui tutti possano identificarsi in un certo Pokémon. Un Pokémon perfetto
per ognuno. Sarebbe bellissimo se in test di identità o fogli o altri fogli da compilare del genere, documenti, cose simili, ci fosse oltre all'opzione femmina, l'opzione maschio, l'opzione Chespin o l'opzione Togedemaru o l'opzione Whimsicott. Metto le mani avanti, io non ho problemi di disforia di genere, ma comunque ho molto spesso, dopo aver giocato a PSMD soprattutto negli ultimi anni, rivisto me stesso in quel bimbo dei boschi. Chespin è sì la mascotta di questo canale, ma prima di tutto Chespin sono io. Tutte le volte che volevo tornare a Borgo Quieto, principalmente volevo ricalarmi nei panni di Chespin, tornare sulla collina e vedere la città dall'alto, scendere poi in piazza e fare la vita del Pokémon amico un po' di tutti, andare a scuola e seguire le lezioni di Maestro Farfetch assieme a Gumi ed Espur, invece che vivere la vita di tutti i giorni nel tentativo di farmi un futuro e venire sbattuto fuori da un posto di lavoro solo perché la titolare di un negozio non conosce la legge italiana. Porco cane ritardato, mongoplettico, paraplegico, mongospastico, antistaminico, burocratico e ogni sorta di cose del genere. Oppure, non lo so, sperare di ottenere una bella notizia ogni tanto e sentire di come mi venga rifiutata la cittadinanza dopo 20 anni che sto in questo paese di merda, o altre delusioni simili made in Verona. Capite dove voglio arrivare? Un Chespin non deve avere preoccupazioni a proposito della cittadinanza rifiutata o cose simili. Quanto più dei regali che ti ha lasciato Emolga nel bar da Kangaskhan dopo che hai salvato il suo amico Dunsparce. E tutte queste incredibili missioni di soccorso vengono coordinate da un Ampharos, uno dei Pokémon più belli di sempre! Se ogni tanto si potesse cambiare realtà, se fosse facile poter cambiare aspetto e vita, finire in un mondo in cui le preoccupazioni sono altre, magari finalmente sentirsi se stessi. Sapete, io sono dell'idea che dentro di noi ci sia un miscuglio tra personalità, emozioni, preoccupazioni, sogni, un'anima che ha una forma che noi abbiamo la libertà di modellare. Forma che, quanto più lontana dalla realtà, spesso ci fa sentire come se non appartenessimo a questo universo. E questa, ragazzi, è una cosa buona. Perché prendere idea da un mondo così noioso quando potremmo guardare oltre e pensarla diversamente? Una cosa bellissima del mondo Pokémon è che crea legami. Così come ti affezioni ai personaggi, alle loro backstory e ai design, così ti puoi affezionare ai Pokémon, che faranno parte della tua squadra, che non ti lasceranno mai qualunque cosa accada. E parlando nella sfera reale, Pokémon crea legami con altre persone vere, unisce tramite la stessa passione. Magari incontri persone che la pensano come te, che usano questo mondo per sfuggire alla realtà. E se mai dovessi anche tu avere un Pokémon in cui ti identifichi, un Pokémon che ti permetta di allontanarti anche solo per un po' dalla vita reale, anche questo nasce da un legame, uno dei legami più forti che il mondo Pokémon potrà regalare a noi spettatori. Io sarò sempre grato al me stesso del passato per aver scelto quel gioco, e sarò sempre grato a mia mamma per avermelo comprato, e sarò sempre grato a Chespin per avermi accompagnato fino a questo punto della mia vita.